Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rossonera. È obbligo di riscatto del sabato 8 giugno del 2024. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come avete capito, Enrico Boiani mi ha costretto a registrare di sabato e quindi vi possiamo raccontare tipo l'evento di ieri sera con Marco Van Basten, con tutti i presenti, insomma, anzi, tra l'altro vedrete in un piccolo specialino che verrà pubblicato domani con tutto il montaggio delle interviste, dei fuori onda, insomma, per il retro le quinte dell'evento di presentazione del libro di Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano, dove erano presenti tanto Milan del passato, insomma, interviste a Galliani, Paolo Berlusconi, c'è Cairo che parla anche di Buongiorno, insomma, c'è un po' di tutto. È Ma ne stato un bel parliamo. evento e ve lo porteremo. Questo è il motivo per cui dovete mettere like, continuare a supportarci. Arriviamo a 1000 mi piace anche a questo obbligo di riscatto. Attivate la campanella e iscrivetevi al canale. Grazie Henry per questa di cuore richiesta di like. Noi andiamo a parlare di mercati Le invece. farò sempre più minimal perché vedo che non piacciono, cioè Ok, va bene. vedi, Ma l'importante è che capisco che non vi funzionino. cade. Mettete like per il minimal Boiani. Vabbè, abbiamo fatto un minuto e mezzo di nulla. Da dove iniziamo? Iniziamo da prima. Zirze, Vuoi iniziare da Josh? Iniziamo da Joshua. Allora, questa gazzetta ci aiuta semplicemente a parlarne perché un po' di novità ci sono anche rispetto a quello che è successo ieri. Allora, lui vuole il diavolo, ma c'è il nodo delle commissioni. Si tratta con la gente. C'è chiesti 15, il Milan non li paga, occorre scendere di parecchio. Ed è la verità, ma non è una novità questo fatto, cioè 15 il Milan non ci arriva e non ci arriverà. L'idea era quella di abbassarla intorno ai 10, poco meno di 10 sarebbe stato meglio, verso gli 8, che era un po' la cifra desiderata. C'è un unico problema barra opportunità, cioè il Milan vuole chiudere il prima possibile, tant'è che oggi, domani, lunedì stesso, insomma, continuerà a incontrare gli agenti, vuole chiudere il prima possibile, perché, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, ma qui era anche frutto della logica, se riesce a chiudere prima possibile è meglio, senza magari stare qui a impelagarsi in mega trattative di settimane, perché poi può sempre capitare fuori la squadra, e ovviamente la squadra è qualcuno di Premier che può permettersi qualcosa del genere, che ti venga a bussare e a rompere le uova nel paniere, perché magari dice a chi ha Jarob Chan, ma sai com'è, io 15 ci arrivo, ma sai com'è, io invece di dare 4, 4 e mezzo al ragazzo gliene do 6. E quindi il Milan vuole comunque chiudere. Si respira un'area positiva. Anche ieri sera erano presenti all'evento Giorgio Furlani, D'Ottavio. Non c'era Moncada, ma di questo parliamo tra poco perché Moncada era in Inghilterra, o meglio è in Inghilterra, e quindi non era presente, ma ne parliamo dopo. Ehm, Si respira positività per il fatto che ancora siamo in una sorta di trattativa esclusiva e il Milan vuole provare a chiudere a tutti i costi subito, Per proprio me per non questa cosa va fare. fatta, Simo, cioè stai sfruttando il momento perché in questo momento non ci sono dirette concorrenti forti su Zirkzee, cioè non ci sono squadre che hanno messo sul tavolo un'offerta simile, una proposta simile, lo stesso ingaggio ma a commissioni diverse, le stesse commissioni ma con un ingaggio più alto, cioè sei l'unico in questa fase di mercato perché forse sei anche l'unica squadra che ha le idee un po' più chiare a livello proprio di attaccanti che ci sono, non ci sono, ci saranno, non ci saranno, no? Penso per esempio all'Arsenal che con ogni probabilità andrà a prendere un attaccante ma non sa come costruirà il prossimo attacco, no? Perché ancora Gabriel Jesus c'è, perché ancora magari qualche giocatore in Ketia stesso c'è. Il Milan sa già che l'attaccante titolare l'anno prossimo lo deve comprare, punto. E questa cosa ti avvantaggia in questa fase della stagione perché le altre squadre magari non sono ancora preparate a questo. Quindi credo che chiudere nel più breve tempo possibile sia un obbligo, scusate il gioco di parole con la nostra trasmissione, perché
questo vantaggio tempistico non va dilapidato, secondo me, cioè devi sfruttarlo. Si tratta comunque di cifre importanti, perché già il Milan arrivare a sfiorare i 10 milioni di commissioni è un passo importante, no? Che gli anni scorsi non veniva nemmeno minimamente pensato, così come sforare ancora di più il tetto dei 4 milioni di ingaggio. Ecco, sarebbe un colpo molto importante, è inutile nascondersi. Due vantaggi, come hai detto. Uno, giustamente, in questo momento dell'anno siamo una delle poche squadre che forse può mettere anche sul piatto così tanti soldi. D'altronde ci sono squadre anche un po' in difficoltà che devono pensare a cedere. È un vantaggio che ti sei procurato col lavoro, cioè non è che è capitato dal cielo, sono scesi questi soldi. Quindi bisogna sfruttarlo, come bisogna sfruttare il fatto che il ragazzo voglia venire qui. Sì. E sta dicendo alla gente, va bene, sì, tratta, ma io voglio andare lì. Poi è ovvio che se arriva, che so, la mega squadra di Premier, magari qualche dubbio in più gli può venire, però al di là di questo è un discorso su un se che non esiste in questo momento. Zirkzee vuole venire qui, io direi di accontentarlo. Accontentiamolo, tutti, accontentiamoci. Passiamo oltre un secondo, perché Gazzetta scrive così oggi in prima pagina: Diavolo a 4, blitz a Londra per l'attaccante albanese Broja e il difensore Cash. Ancora col nostro logo, ma non è questo il punto. Camarda firma fino al 2027, Zirkzee scalpita, si tratta sulle commissioni, Van Basten serve un super centravanti. Tra l'altro, visto veramente ha una spanna, questo signore qui ha 60 anni, io non so come faccia, non invecchia, e ha un fisico incredibile, veramente invidiabile. Direttore, io te l'ho detto che li porti male tu. Sì, ma non ne ho 60. Allora, piccolo off topic per raccontare cosa ci faceva ieri Geoffrey Moncada in Inghilterra. Premier League, conti in rosso, 6 squadre devono cedere giocatori. Cosa sta succedendo? Che per le regole del fair play finanziario della Premier League, 6 squadre, tra cui Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Everton, Nottingham Forest e Leicester, hanno dei problemi che riguardano appunto il fair play finanziario che devono rispettare, ovvero rimanere entro i 105 milioni di sterline di passivo negli ultimi 3 anni. Queste tre squadre sembra, comunque pare che stiano sforando questo tetto, ovvero dei 105 milioni di passivo in 3 anni. Devono ritornare entro questo paletto, anche perché delle 6 l'Aston Villa qualche giorno fa ha provato a dire: ma se lo portassimo a 135, se non ricordo male, milioni di sterline, e gli hanno detto di no. Hanno votato 15 contro e un sacco di E astenuti. quelle 6 credo a favore. Vabbè, quindi non se n'è fatto nulla. Se non ricordo male hanno fatto 15-3-2. 15 contro, 3 astenuti e 2 a favore, qualcosa del genere. Comunque, bocciatissima. Devono rimanere entro i 105 entro il 30 di giugno. Però. E quindi hanno una ventina di giorni queste squadre per forza di cose devono rimettersi in pari con delle probabili cessioni. Ci concentriamo un secondo su Birmingham, cioè Aston Villa, che, come avrete magari notato, ha in piedi 2, 3, 4 possibili partenze, infatti, e tra l'altro una buona parte con la nostra Serie A. Noi per Metti Cash, ne parliamo tra poco, poi c'è Douglas Luiz, la Juve, si è fatto il nome del Bologna per la punta, Duran, potrebbe partire Dibu Martinez, insomma ci sono un po' di possibili alternative, ovvio che non è che partano tutti e 4, perché non è che sono sotto di chissà quanto, però una partenza probabilmente la devono fare. E Sì. qui si inserisce anche il viaggio in Inghilterra di Moncada,
ma non solo per questo, ma tra poco parliamo anche della punta. Henry, Eh, metti Cash per l'Aston sì, Villa, sì, sì, metti sì, no, Cash no, all'Aston Villa. ha fatto una buona stagione, metti Cash, un terzino destro, doppio passaporto inglese e polacco, se non sbaglio ha scelto la Polonia, metti Sì, sì, Cash, gioca per la Polonia. e gioca per la Polonia, è un discreto terzino, non è ovviamente Dani Alves, ci mancherebbe altro, però è comunque un buon terzino, buone caratteristiche, anche lui comunque spinge abbastanza, cioè non è il terzino bloccato alla Pavard o a quei terzini insomma più difensivi che offensivi, però è un ragazzo comunque giovane del 97 che potrebbe fare al caso nostro, anche perché cioè, per il terzino destro vale un po' lo stesso discorso della punta per certi punti di vista, con le dovute proporzioni, perché un ruolo è di un conto, l'altro di un altro. Cioè, prima o poi dobbiamo affrontarlo questo discorso. Non me ne voglia Davide Calabria, ma il livello va alzato. Cioè, il livello va alzato. E Cash, guarda, se tu mi dici chi prenderesti tra Cash e Thiago Santos, Mm. per questo Milan io forse prenderei Cash, perché un po' più di esperienza, un pochino più anche di giocatore vissuto, anni e anni in Premier League, rispetto a un ragazzino giovane che ha fatto la prima stagione di un certo tipo in Ligue 1, credo che Cash possa essere un pochino più adatto, ecco, e ci può stare, ecco, come nome. È ovvio che magari speravi altri, anche tipo rispetto a Emerson Royal mi prendo Cash, cioè la stagione dei due in Premier League completamente diversa. Uno a mezzo servizio in un Tottenham partito bene ma poi calato nel corso della stagione, l'altro una stagione da titolare o paratitolare, con buoni numeri, buone partite, buone giocate e da co-protagonista, ecco, perché i protagonisti poi sono stati Watkins, Diaby, eccetera, eccetera. Però ecco, un bel nome per il terzino destro, Cash. Chiudiamo con la punta. Sempre a Londra, nel viaggio di Moncada, si è parlato di lui, Mm. ovvero di Armando Broja, quello che campeggia un po' di più in questa pagina. Blitz in Inghilterra per Broja e Cash, il baby Camarda fino al 2027, ma di Camarda ne parliamo domani, come detto nello speciale vedrete anche le sue parole sul palco insieme a Marco Van Basten, che lo ha toccato e quindi gli avrà, credo, infuso quantomeno qualcosina. Io ho provato a sfiorarlo, ma insomma, ormai l'età, come hai detto giustamente, è bella che è andata. Detto ciò, Broja, il Chelsea sarebbe anche una di quelle 6 squadre che deve mettere subito in cassa del denaro fresco. C'è la possibilità che magari venda Lukaku, ad esempio, questa potrebbe essere un'alternativa, ma d'altronde, insomma, quella è un'altra questione. Certo che Broja non è alternativa a Zirkzee, nel senso, non è che in questa fase Zirkzee è il numero Mancherebbe. uno, si va su Zirkzee e si cerca di chiudere Zirkzee, punto. Magari in un'altra fase anche un prestitino di Broja per chiudere l'attacco, visto che è un contratto lungo. Un prestito ci potrebbe stare, sì. Un prestito alla fine va a farti il secondo, cioè lo Jovic della prossima stagione. Ci può Sì, stare, con buone possibilità di giocare, perché comunque davanti non ha, che so, Haaland che le fa tutte, no, ha un esatto. giocatore che si può alternare a lui. Sì, sì, ma infatti, e credo che sia anche il motivo per cui il Milan stia cercando un nome diverso da Jovic. Che Jovic a giocare da solo, da titolare, non ti ha mai garantito quasi nulla. Jovic ha sempre fatto la differenza quest'anno e gliene va dato atto partendo dalla panchina, giocando a due.
da solo non ha mai inciso, e se devi prendere un attaccante che aiuti, tra virgolette, nei momenti di down che immagino possa avere Zirkzee, devi prendere uno che da solo giochi, che da solo possa fare il suo, che abbia già un po' di esperienza anche in campionati un po' più importanti come la Premier League. Per me Broja da secondo sulla lista, cioè che il primo è Zirkzee, è approvato. Noi siamo arrivati in chiusura, racconteremo anche di questo nei prossimi giorni, vedremo un po' cosa verrà fuori da questo viaggio di Moncada in Inghilterra. Grazie Henry. Grazie a te, grazie a tutti e buon weekend, buon sabato e buona domenica. Già, buon weekend a tutti, noi ci ritroviamo con un po' di clip oggi, ci ritroviamo ancora un po' di clip domani e con lo speciale riguardante l'evento di ieri con tutte le interviste e i video del backstage. Grazie a tutti e a dopo.